vinto. Quest'anno però secondo me per lui è una soddisfazione pari quasi a una vittoria, perché in ogni caso tirarsi su dalla situazione di 2 settimane fa in Bahrain, è ovvio che la pista ha influito moltissimo perché è una pista più congeniale, però vedere la Ferrari prima degli altri e soprattutto lui primo degli altri, perché la Ferrari con Raikkonen è veramente un altro passo, per un pilota deve essere una bella sorpresa pasquale. In effetti questa cosa che hai detto Alberto, effettivamente ormai dopo 4 Gran Premi è piuttosto evidente, no? Della situazione di Kimi Raikkonen, Leo. Che tu mi provochi. Vabbè, io sono un ferrarista di rito raikoniano, quindi è evidente che non sono contento delle prestazioni del santo bevitore. Oggi ha preso un distacco ciclistico da Alonso superiore ai 30 secondi. Però io voglio dare torto al mio amico Villeneuve, che saluto, al quale faccio gli auguri buona Pasqua. Sono convinto, come dice Renzi, che Raikkonen smentirà i gufi e i rosiconi. È solo questione di tempo e arriverà a giocarsela con Alonso. A proposito di questo, infatti, Leo Sa 86 ci dice quali aggiornamenti sono previsti da parte di Ferrari per il prossimo Gran Premio. Alberto? Beh, intanto, per riprendere le parole di Leo, Fernando ha mandato un hashtag stai sereno a Kimi, quindi possiamo stare tranquilli. A parte gli scherzi, c'è un po' di tutto, ci sono sicuramente parti aerodinamiche, ali, c'è qualcosa forse anche sul musetto, potrebbe essere un musetto nuovo, e ci sono altri interventi di mappatura sul motore, non è che siano risolutivi, non è che quella mappatura vai a prendere improvvisamente le Mercedes, però soltanto il fatto che oggi siano stati davanti nettamente a tanti team Mercedes vuol dire che c'è comunque margine anche con questi motori. Alberto, tra l'altro vedo proprio dietro di te c'è Kimi Raikkonen che sta parlando molto cupo, un po' così con la schiena curva. Se lo possiamo infatti riuscire a vedere un pochino meglio, ecco, è proprio una giornata no, per lui con il suo ingegnere Antonio Spagnoli. Fabiano, che cosa ci puoi dire di questa differenza tra due monoposto che in teoria dovrebbero essere le stesse, no? Quindi, no, sicuramente sono le stesse. Stiamo vedendo un quadro molto simile a quello della Red Bull, c'è un pilota, Alonso e Ricciardo per la Red Bull, che si stanno adattando molto più velocemente a guidare la nuova generazione di monoposto con il motore termico, ma anche con tutto un apparato ibrido che trasforma la tecnica di guida, bisogna interpretarla in modo diverso. Bene, Alonso e Ricciardo stanno arrivando prima a capire come guidare questo monoposto, impiegano più tempo Raikkonen e soprattutto anche Vettel. La stessa differenza comunque mi sembra di vederla anche in casa Mercedes, con un Hamilton molto più rapido, pronto nel capire come gestire questa vettura rispetto a Rosberg, che è un grande collaudatore ma sembra essere un attimino più in affanno nell'interpretare la nuova tecnologia elettrica. E infatti c'è questa differenza tra prima e seconda guida, in effetti la stiamo vedendo un po' in molti top team. Assolutamente stellare, galattico, inavvicinabile per chiunque altro, solo che correre senza telemetria a lui dà molto fastidio e mi sembra che sia già capitato in passato, perché certe cose sono cicliche, fra l'altro chiede sempre i dati del consumo e tutto il resto invece di guardare in televisione. E allora l'ho chiesto a Toto Wolff e mi ha risposto sì, è vero, il consumo un po' lo vedi, però ci sono tantissimi dati e analisi che non puoi vedere, per cui dobbiamo fidarci un po' di quello che ci racconta il pilota. A lui dà molto fastidio anche leggere sul monitor, poi riferire all'ingegnere quello che stava leggendo. E nel frattempo, scusa Alberto, vediamo Mattiacci che sta parlando con Kimi Raikkonen, ma non si capisce in che toni sono. No, beh, sicuramente Leo. stanno parlando non in finlandese, nemmeno in italiano, ma in inglese. Su questo io volevo chiedere una cosa proprio a Antonini, mandando un saluto a Stefano Domenicali, che è una grande persona e che finora non abbiamo citato qui. Volevo però chiedere a Alberto se ha notato qualcosa di diverso nella gestione Ferrari sul campo da parte di Mattiacci, dato che questo era il suo primo weekend operativo. Io non ho capito se è timido o se dovesse per consegna sottrarsi ai contatti umani, però sicuramente rispetto a Stefano è stato un weekend un po' più chiuso. Sul piano operativo è stato bravo a guardare e non a intervenire magari con troppa decisione, perché non credo che fosse la sua intenzione e neanche serva molto in questa fase. L'importante, come diceva lui, è imparare il più fretta possibile. E sicuramente avrà già imparato C'era qualcosa. un po' più, diciamo...
Prego, sì, Alberto. C'era un po' più di, come dire, di attenzione, sai, scusa, ma quando hai un capo nuovo magari stai sempre un pochino più attento a non farti trovare un po' svaccato. E speriamo che insomma questa sua influenza comunque continui. Scusa Marta, nelle prossime... ma perché non mandiamo Antonini, lo facciamo attraversare la strada, va là, mette il microfono dove c'è Raikkonen e lo sentiamo mentre parla con Mattiacci. Non è una strada, intanto c'è l'acqua, comunque so nuotare. A proposito di Ferrari, però abbiamo detto Ferrari in grande ripresa, però la supremazia in questo momento fa più fatica Raikkonen, lo stiamo vedendo, perché comunque non c'è c'è tutti i suoi fan, li vediamo in diretta che comunque... I cinesi stanno con noi. I cinesi sì, i cinesi sono per il rosso in tutti i sensi. Tra l'altro, Marta, posso dire una parola? Sì, prego Alberto. Ecco, guarda, in merito a questa cosa qui, io ti riferisco soltanto a una cosa, che sono quelle conversazioni di radio che non si dovrebbero sentire ma ogni tanto si captano. Visto che abbiamo visto prima Kimi che parlava con il suo ingegnere Antonio Spagnolo, c'è una frase che mi è rimasta in testa di Kimi ad Antonio, quando gli ha detto, mi sembra l'ultimo Gran Premio, cioè quello scorso, gli ha detto guarda, io voglio un sì o un no, non voglio tante spiegazioni, cioè lui è abituato in maniera più pragmatica. Queste macchine, abbiamo detto, sono complicate, si guidano in maniera complicata e si governano in maniera complicata. Lui in questo momento non ha magari quella percezione delle sfumature che sarebbe necessaria e quando gli danno le comunicazioni vorrebbe essere informato in maniera più bianco o nero. Allora io chiedo, Jacques, non il vino, è bianco o nero. Sì, avevo capito. Io invece allora chiedo a Jacques quanto tempo ci vorrà prima che Kimi Raikkonen riesca a trovare il feeling giusto con il suo ingegnere, con la squadra, con la macchina. Quante gare ancora dobbiamo aspettare? Questo non si sa, sicuramente uno che è capace di andare più veloce di questo, poi l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni, era uno che magari in qualifica faceva un po' fatica, però in gara almeno andava e non usava le gomme e riusciva andare lungo, invece adesso con questa nuova guida, nuova macchina non funziona. È già successo a altri piloti nel passato e non si sono abituati alla macchina in tutto l'anno, anche questo è possibile. Ecco, anche questo è possibile. La faccia devo di Leo... dire che Villeneuve mi incoraggia sempre. No, ma il discorso è che comunque c'è anche un continuo processo di evoluzione. Alonso si adatta gara per gara ad una tecnologia che si evolve e quindi lascia indietro un Raikkonen che obiettivamente ha già dei problemi con la tecnologia attuale, che deve evolversi per star dietro al passo dell'evoluzione, ma soprattutto anche all'evoluzione della monoposto per avvicinarsi alla Mercedes. Quindi i problemi di Raikkonen continueranno secondo me nell'arco dell'anno, probabilmente si avvicinerà ad Alonso, però obiettivamente è un problema che rimane, cioè un gap iniziale che purtroppo avremo fino alla fine dell'anno. Certo, smentiremo Vandonen. Lo scopriremo presto. Tra l'altro